Alt, vi fermo subito. Questo non vuole assolutamente essere uno di quei video dove si cerca compassione. Oddio, poverino, chissà cosa stai passando. Anzi, vuole essere un confronto per tutte quelle persone che soffrono di questo problema e ha anche l'obiettivo di sensibilizzare chi di questo problema non ne ha mai sentito parlare. Purtroppo, nonostante questo tipo di disturbi mentali siano comuni, soprattutto dopo il Covid, nessuno ne parla, nessuno racconta e sembra che non esistano. Ma i dati ci dicono altro purtroppo. Pensate che l'UNICEF in un rapporto post-Covid afferma che un ragazzo su 7 tra i 15 e i 24 anni soffre di disturbi mentali. Com'è possibile quindi che se ne parli così poco? Semplicemente perché, come molti altri, è un argomento tabù. Quindi se vi state chiedendo il perché mi sto esponendo, raccontando la mia esperienza, il motivo è semplice. Anche se è una goccia nel mare, da qualche parte bisognerà pure iniziare, o no? E dato che nel mio caso, quando ho cercato testimonianze di altre persone come me in rete, non ho trovato nulla, mi sono solo imbattuto nei vari spiegoni dei vari dottori e via dicendo, almeno io vorrei raccontare la mia esperienza, per essere d'aiuto per i molti ragazzi che seguono il canale. Non è che il mio parere sia più importante di quello di un medico, anzi, ma un'esperienza diretta è diversa dallo spiegone del dottore di turno in maniera teorica. Quindi, quando è iniziato tutto? Una bella notte durante il lockdown, più precisamente alle 3 del mattino del 28 maggio 2020, mi sveglio di soprassalto sudato fradicio senza nessun apparente motivo. Sento una sensazione forte di pesantezza nel petto, come se implodesse, formicolio a tutte e due le braccia e vista annebbiata, panico. Mi alzo barcollando con il cuore che era tipo a 180 battiti al minuto, prendo al volo il cellulare, mi trascino verso il bagno e mi accascio sul gabinetto. In questi casi, qual è la prima cosa che fai? Ovviamente rapida occhiata a Google per capire i sintomi che il corpo mi stava mandando. E il verdetto è solo uno: attacco di cuore, sto per crepare. In questi casi Google non guardatelo mai. Quei 3 minuti dopo essermi svegliato sono senza ombra di dubbio la sensazione di sgomento e di terrore più grande che io abbia mai provato. Semplicemente perché, non riconoscendo i sintomi e non avendo mai avuto un attacco di panico, pensi di lasciarci le penne. Sì, in quei 3 minuti pensi di morire. Dopo una rapida chiamata all'ambulanza sono uscito riversandomi in strada con solo le mutande addosso, pensando che almeno se fossi svenuto lì mi avrebbero acchiappato e sarebbero riusciti a trovarmi, perché se mi fossi in un certo senso addormentato in casa, grazie ai sognatori e buonanotte. A quel punto, nonostante stessi ancora aspettando l'ambulanza che avevo chiamato, riuscii un attimino a calmarmi, perché pensai che se fosse stato un vero attacco di cuore sarei dovuto essere già dall'altra parte. E invece ero ancora sotto shock, ma riuscivo a capire che forse ero fuori pericolo. E arrivato all'ospedale dopo 1 miliardo di controlli, le mie sensazioni si sono rivelate corrette: attacco di panico. Il brutto dell'attacco di panico, oltre al terrore immediato e tutto quello che abbiamo detto, è che ti cambia totalmente. C'è un prima e poi c'è un dopo. Percepisci la vita, l'ambiente intorno a te in un modo diverso. È difficile da spiegare. E purtroppo, ovviamente, questo incide parecchio anche sull'umore. La musica che prima ti faceva venire i brividi, la usavi per caricarti, dopo ti dà fastidio. L'energia che provavi nel fare quello che più ti piaceva, dimezzata. Le emozioni in generale molto più filtrate, appiattite. In ogni caso, da quel momento iniziai una odissea di controlli medici. Non volevo credere che ci fosse qualcosa che non andava nella mia testa. Doveva essere per forza il fisico, un'aritmia al cuore, uno strano virus, insomma, qualcosa qui dentro. Mentre passavano i mesi e i controlli che davano sempre responso negativo, gli attacchi erano sempre meno, perché in un certo qual modo impari a conoscerli e a controllarli. Ma è come se avessi tappato una valvola di sfogo, e quindi da quello si è passati a una sorta di continuo malessere, con nausea, con sensazioni di pesantezza allo stomaco, fatica a digerire, reflussi vari, insomma un qualsiasi tipo di sensazioni fisiche che ti fanno stare male. E a quel punto dici: com'è possibile che tutto questo mi derivi da qua e non dal fisico?
Tutto questo ti porta a far più fatica ad allenarti, ad affrontare la vita di tutti i giorni, ti svegli la mattina che non sai mai se quel giorno sarà un giorno buono dove ti sentirai più o meno bene, quindi potrai essere produttivo oppure morto, decrepito a letto, senza un apparente motivo, perché è quello che ti fa impazzire. Avere tanti sintomi che ti creano tanta confusione ed essere perso. Quindi non hai una via da seguire, sei lì in balia degli eventi. C'è da dire anche che io sono uno che cerca di evitare il più possibile farmaci e dottori. Punto sempre su il tempo guarirà tutto, ma ormai arrivato al limite della sopportazione decisi di andare da uno specialista che mi potesse consigliare una cura per tenere sotto controllo l'ansia e queste manifestazioni psicosomatiche che avevo. Per chi non lo sapesse, un disturbo psicosomatico è la risposta fisica a un disagio psicologico. Ebbene, a parte qualche effetto collaterale all'inizio della cura farmacologica, con il passare dei mesi tutti i problemi psicosomatici iniziarono a sparire. E più stavo meglio e più non volevo crederci. Un qualcosa che ti cura la mente, ma allo stesso tempo ti fa stare meglio il fisico. E lì, con molte altre esperienze che ho fatto, ho capito tante cose nelle connessioni mente-corpo e vi assicuro veramente un sacco di disagi che noi abbiamo fisici dipendono da qua. E purtroppo mi sono dovuto convincere anch'io che ero abbastanza scettico. Ovviamente sparirono anche gli attacchi di panico, perché alla fine in tutto questo lasso di tempo non ne ho avuti tanti, attorno agli 8/9 all'inizio. Dopo è arrivato quel momento, come vi dicevo, psicosomatico, era più un malessere generale. Purtroppo con il senno di poi sarei dovuto andare molto prima da una specialista per farmi dare una mano. Ve lo dice un testone: se avete questo tipo di problemi non aspettate che peggiorino, chiedete un aiuto concreto il prima possibile e andate da uno specialista. Non c'è mai una sola via. Qualcuno fa un percorso con uno psicologo unito a una cura farmacologica prescritta da uno psichiatra, altri solo uno dei due. In breve, l'importante è che agiate. Comunque è incredibile capire sulla propria pelle quanto la mente non segua uno schema razionale lineare. Io nella mia vita penso di aver avuto momenti di maggiori stress e ansie, eppure quando ormai era tutto allineato, il mio lavoro, gli affetti e tutto il resto, sbam, la testa decide di andare in cortocircuito facendoti questi scherzi. Di sicuro il lockdown e le 12 ore al giorno di simulatore che mi facevo chiuso in casa probabilmente non mi hanno fatto benissimo, ma in ogni caso fa strano. Anche in situazioni teoriche di totale relax, ad esempio quando ero in vacanza durante l'estate. 5 di mattina mi sveglio ed è come se uno ti facesse una puntura di adrenalina dritta nel petto, occhi sbarrati, cuore accelerato, sudore freddo, senza nessun apparente motivo. O meglio, qui dentro, nel profondo, si muove un qualcosa che senza l'aiuto di qualcuno estrapolarlo, capirlo e accettarlo diventa molto difficile. Come dicevo all'inizio, questo video è stato fatto anche per sensibilizzare chi lo sta guardando e nel mio piccolo voglio aiutare chi non può permettersi botte di 100 euro di psicologo o psichiatra. Mi spiego meglio. Chi ci governa per una volta aveva deciso di fare una cosa intelligente, cioè inserire 50 milioni nella spesa pubblica del 2022 come bonus psicologo. Ovviamente all'ultimo momento è stato eliminato perché a quanto pare i problemi materiali hanno molta più importanza di quelli psicologici. Bene, vi lascio qui sotto il link per la raccolta firme per il reinserimento del bonus. Sono già più di 250.000 firme, è gratis e vi costa 2 minuti del vostro tempo. Come detto prima, è una goccia nel mare, ma da qualche parte dovremo pure iniziare. Ciao.